Oggi abbiamo con noi due medici veterinari, Stefano Fabbri e Sara Diomedi, della nostra città, che si occupano di animali di affezione con interesse nei confronti della fauna locale. A loro rivolgiamo le seguenti domande. Che tipo di animali vivono nella nostra zona? Cominciando quindi dai mammiferi, io metterei all'inizio della scala geologica, parlando di animali selvatici, il lupo che sta con successo, che viene con successo reintrodotto in questo periodo e che numericamente sta aumentando in maniera importante, poi la volpe, il cinghiale, che anche lui, non avendo grossi nemici naturali e essendo una specie molto prolifica, si sta diffondendo in maniera molto importante fino ad arrivare anche alla periferia delle nostre città, della nostra città in particolar modo. Poi il tasso, più raro, l'istrice, la cui presenza è notevolmente aumentata negli ultimi anni, andando ancora avanti e quindi valutando gli ambienti, tutti gli ambienti presenti nella nostra zona, sicuramente lo scoiattolo, il gatto selvatico, che è una specie sicuramente meno presente ma assolutamente importante nell'equilibrio tanto dei mammiferi quanto anche degli uccelli, sempre della nostra zona. Poi, abbassandoci non come importanza ma soprattutto come dimensioni, troviamo la faina, rara ma presente, la martora, anche lei presente, la donnola. Ultimamente c'è stato un incremento importante di una specie non autoctona ma che a tutti gli effetti oggi è nella nostra città anche, la nutria, che si è diffusa, ha trovato un ambiente molto idoneo al suo sviluppo e quindi alla sua proliferazione, per cui in maniera molto importante è presente nelle nostre campagne e nei nostri boschi, sempre comunque legato all'ambiente acquatico palustre in genere. Dimenticavo la lepre, che è reintrodotta annualmente, è una specie di assoluto interesse in quanto tipica, autoctona proprio delle nostre zone, che sta praticamente avendo un grosso aiuto da tutti gli allevamenti privati che tramite le organizzazioni animaliste vengono appunto utilizzano per essere reimmesse sul territorio. Passerei agli uccelli. Gli uccelli delle nostre città, delle nostre campagne sono numerosissimi, tralasciando i più piccoli, la specie per eccellenza più importante secondo me, che trovava 50-60 anni fa numericamente, che era presente numericamente in maniera molto importante, è la starna, che purtroppo in questi ultimi anni, dato l'abbandono delle campagne, dato la trasformazione dell'agricoltura, l'agricoltura intensiva, ha fatto sì che questa specie pian pianino stia scomparendo. Gli interventi però la portano numericamente ad avere una rilevanza, soprattutto gli interventi di ripristino di determinate zone che abbandonate dal punto di vista delle coltivazioni adesso vengono coltivate e quindi l'animale, la starna, è presente in maniera cospicua. Poi abbiamo i fagiani di missione abbastanza recente, parliamo intorno agli anni 40, che però hanno trovato un ambiente molto importante qui in zona, ma non solo qui a Terni ma anche in tutto l'Appennino e il centro Italia in generale, ma sono presenti in maniera cospicua anche in pianura padana, nelle isole e così via. È una specie non autoctona ma che ha trovato nel nostro ambiente una grossa diffusione.
Poi per selvaggina stanziale è ancora presente, soprattutto nelle zone montane, la coturnice, che risente molto meno del lavoro dell'uomo e quindi dell'agricoltura, e che quindi si adatta a determinati climi, a determinati ambienti che sembrerebbero sfavorevoli ma che poi per lei non lo sono. Naturalmente, considerando l'ambiente palustre, c'è una certa popolazione di cormorani che si è adattata molto bene alle nostre zone. Anche questi sono segno dei tempi che cambiano, dell'evoluzione che subisce il nostro ambiente e che dà la possibilità a determinate specie quindi di vivere e di sopravvivere. Parlando ancora di uccelli, sono cospicue le presenze di corvidi, quindi cornacchie, e soprattutto gazze, che vivono molto bene vicino alle nostre città, si adattano molto bene a quelli che sono diciamo gli ambienti dove vive l'uomo, e la gazza soprattutto trova grosse possibilità di vita intorno alle nostre città, nelle nostre città. Parlando ancora di uccelli, c'è quindi una cospicua popolazione di uccelli migratori che passano e svernano qui da noi. Sono presenti molti anatidi relativamente però a zone umide, quindi anatidi che magari provengono dal nord Europa, transitano nelle nostre zone, si fermano, svernano qui, oppure trovano qui delle sedi di passaggio per poi andare in zone climaticamente più favorevoli. Cosa possiamo fare per proteggerli? Allora, per proteggerli innanzitutto bisogna conoscerli, e quindi la cosa più importante è che secondo me ogni individuo si interessi al proprio ambiente e all'ambiente faunistico che ci circonda. Ci sono dei gruppi di volontari che si occupano degli animali che appartengono alle nostre terre e portano loro acqua e nutrimento, e così come ci sono altri gruppi che si stanno occupando proprio del ripopolamento, cercando in questo modo di evitare di invadere quelli che sono i territori degli animali che vivono nelle nostre terre, cercando di essere meno invasivi possibili nei confronti dei loro spazi. Soltanto in questo modo noi possiamo fare in modo che si mantenga un equilibrio tra l'uomo e gli animali selvatici. Ci sono degli animali che possono essere definiti pericolosi oppure a rischio estinzione? Pericolosi assolutamente no. Il lupo forse è quello che un pochino è più predisposto a creare qualche problema, è stato reintrodotto, oggi viene reintrodotto, ma fino ad oggi non ha creato assolutamente pericoli. Cosa fare per proteggerli? Bisogna sicuramente far sì che l'ambiente in cui loro vivono sia il più possibile adatto a permettere loro la vita, quindi ad avere cibo a sufficienza e idoneo perché loro stessi si possono riprodurre. Quindi la cura dell'ambiente, il rispetto dell'ambiente sia nostro sia degli animali è la prima cosa, la cosa più essenziale per far sì che siano sempre più abbondanti e meno pericolosi. A rischio estinzione non ce n'è nessuno, ad eccezione di qualcuno che numericamente non è presente in maniera importante. Qui l'uomo fa la sua parte attiva e quindi riesce ad intervenire però in maniera abbastanza efficace per far sì che queste specie appunto non scompaiano definitivamente.